Ne hanno costruiti 341 e altri 1860 erano già stati ordinati prima di accorgersi che qualcosa non andava. Sono i treni regionali adottati dalle ferrovie francesi, moderni, comodi, spaziosi, ma troppo larghi per entrare in buona parte delle stazioni d'Oltralpe. Per ovviare all'inconveniente si è dovuto metter mano alle banchine di 1300 stazioni su tutto il territorio francese, con un costo complessivo di circa 50 milioni di euro. Sembra che molti architetti famosi abbiano una certa passione per friggere chi passa troppo vicino ai loro capolavori. Tra questi anche l'archistar Frank Gehry, che ha progettato la Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Si tratta di un edificio moderno, tutto specchi, vetri e linee curve, che in più punti concentrano e riflettono i raggi solari sulla strada e sulle costruzioni circostanti. Gli effetti però sono assai poco piacevoli: automobilisti che rimangono abbagliati, tapparelle di plastica che si sciolgono, asfalto che fonde intrappolando i tacchi delle signore. Il problema è stato almeno in parte risolto smerigliando con la sabbia alcune delle superfici che causavano appunto il problema. Definito dalla stampa dell'epoca il più grande disastro ingegneristico della storia, il ponte di Tacoma a Washington fu costruito tra il 1938 e il 1940 per unire la città di Tacoma e Gig Harbor. Lungo oltre 1,5 chilometri e largo 12 metri, crollò alle 10 del mattino del 7 novembre del 1940 a causa del vento, che soffiando esattamente a 60 km/h fece entrare in risonanza le strutture d'acciaio. A causa della scarsità dei materiali indotta dalla guerra, il nuovo ponte, più stabile e resistente, fu costruito solo nel 1950. Vi siete mai domandati perché i finestrini degli aerei non sono quadrati ma di forma arrotondata? La questione risale agli anni 50, quando venne inaugurato il primo aereo passeggeri col motore ad aviogetto, il Comet DH. Fin dai primi voli l'apparecchio mostrò alcune debolezze strutturali che provocavano la rottura dei finestrini, all'epoca quadrati, e la conseguente depressurizzazione della cabina. Il problema era causato dall'effetto intaglio, ossia la sovrapressurizzazione degli angoli dei finestrini che causava microfratture nella struttura metallica adiacente. Fu risolto, dopo parecchi incidenti, semplicemente arrotondandoli. Il Millennium Bridge è una futuristica passerella pedonale in acciaio che unisce le due sponde del Tamigi a Londra. Costato oltre 18 milioni di sterline, è stato inaugurato il 10 giugno del 2000. Fu chiuso però 2 giorni dopo, a causa delle vibrazioni provocate dal passaggio delle persone. Il ponte si muoveva così tanto che camminarvi sopra era una vera impresa per equilibristi. Fu riaperto nel 2002, 5 milioni di sterline dopo. La John Hancock Tower, dopo essere stata il fiore all'occhiello della città di Boston, ne è diventata rapidamente l'incubo. La torre, costruita negli anni 70 del secolo scorso, subito dopo il suo completamento ha iniziato a perdere i pezzi nel vero senso della parola. Bastava una brezza superiore ai 60 km/h perché lastre di vetro del peso di 200 kg si schiantassero al suolo. In una tempesta del gennaio del 1973, ben 60 finestre si staccarono dall'edificio cadendo in strada. Un team di architetti, ingegneri, carpentieri, una volta identificato il problema, che non è mai stato reso noto, lo ha risolto sostituendo tutte le finestre dell'edificio alla modica cifra di 7 milioni di dollari dell'epoca. Il Tropicana Field doveva essere il fiore all'occhiello dei Tampa Bay Devil Rays, la squadra di baseball della città americana di Tampa Bay. Un impianto modernissimo dotato di tutti i comfort, compresa una solida e pratica copertura che avrebbe dovuto proteggere gli spettatori dal caldo e dal sole cocente della Florida. Peccato però che nel gioco del baseball vince chi manda la palla più in alto e più lontano e che tutte le attrezzature appese al soffitto dello stadio, impianti di illuminazione, di ripresa, strutture di sostegno eccetera, rendano la traiettoria della palla un impossibile percorso ad ostacoli.